Buongiorno bimba bella da Tulsa in Oklahoma. Mi hai colto la sprovvista. E qua scatta la musica di nuovo, sai, stra western, no? Perché Tulsa, Oklahoma, tanta roba, no? So long, Oklahoma. I think they said farewell to me. Sleep beneath the stars in... Lo sai, bimba bella, che Tulsa nel XX secolo, quindi nel 1900, era talmente importante per l'economia americana a livello petrolifero che era conosciuta come la capitale mondiale del petrolio. Parliamone. Dove t'ho portato? Vediamo dove mi hai portato. Non so cosa aspettarmi perché non ho ancora avuto modo di leggere niente. Quindi mi sono svegliata e sono stata catapultata qui sulla strada e non so, vediamo. With my own two hands, tall timber falling. I hear Tulsa calling, saying, won't you come back when you can? So long, Oklahoma. Giornata abbastanza uggiosa. Mi sono messa l'occhiale da pioggia. Non è quel bel cielo azzurro che vi abbiamo abituato nei nostri video e compagnia bella, però Tulsa c'ho delle vibrazioni positive su questo Bene. posto. Ricordati, donna, siamo ancora sulla Route 66. I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hands. Black Mesa coming. Old man keep... Ovviamente ho fatto una brusca frenata e una sterzata a destra perché abbiamo trovato sto distributore che diesel $3,41 al gallone. Questo significa 90 centesimi al litro. Wow, Tantissima abbiamo le roba, tanichette quindi, da riempire. Amici, se volete, riempo taniche per tutti e le portiamo in Italia, eh? 90 centesimi al litro il gasolio. Duma. on I leave this dead land behind. So long, Oklahoma. Quindi partiamo alla volta della visita e a scoprire questa neanche tanto piccola gemma, perché 430.000 abitanti mi sa, più o meno, seconda città come grandezza di tutto l'Oklahoma. Mi sei portato l'enciclopedia dietro? Ma te dormi la mattina, capito? Ma Sì, diversamente magari, giovane non si c'era studia un- con la enciclopedia dei ragazzi, te lo ricordi e te l'ho detto, enciclopedia Mondadori dei ragazzi era la Era la mia. Treccani? No, la mia era quella dei ragazzi Mondadori. Dove ti porto per la prima tappa qua di Tulsa? Faccia lei. Bene. Ambrose? Ambrose? Signora, dove vuole che la porti questa mattina a Tulsa in Oklahoma? Eccomi amici, prima uscita della giornata, ovviamente dove ci potevamo fermare se non su un punto straiconico della famosa strada. Un'altra tappa, ebbene sì, non ce ne possiamo liberare, è più forte di noi e comunque è un percorso obbligato. Siamo venuti proprio davanti al Buck Space Cowboy, eccolo qua, piccolino alle mie spalle.
la mitica iconica Route 66, Route 66 è veramente cosparsa di queste statue giganti, perché praticamente funzionava in questo modo, cioè le attività, i distributori, i diners, eccetera eccetera, per farsi vedere da più distanti, per farsi riconoscere. Magari uno diceva: ah, sono andato al Joe Diners, oppure sono andato al distributore della Shell. Però distributori della Shell ce n'erano magari centinaia o decine, e diners che si chiamavano Joe ce n'erano altrettanti. Allora cosa facevano? Si facevano costruire o commissionavano queste statue particolarissime per farsi riconoscere. Ossia, fai conto, ce n'era magari solo uno di diners o di distributore che aveva il Buck Atom, ossia il cowboy spaziale. E adesso, come tante altre attività, chiaramente anche questa ex stazione di servizio è diventata un negozio di vendita di souvenir della Route 66. Non ci resta che andare dentro a curiosare. Fare anche dall'inizio il passaporto della route, sai quanti ne avrei avuti di timbri? È che ormai siamo a metà, non c'è più gusto, però è bello anche questo, come quello dei parchi. Altra tappa mica da ridere, amici, esattamente sotto al trivellatore dorato. Ma dove vi portiamo? Altro che monumenti, queste sono le vere attrazioni americane. Questa statua, raffigurante proprio un incaricato alla perforazione del petrolio, era stata costruita nel 1953 proprio in occasione di una expo qui della città. Successivamente mossa nel 1966 in questa posizione. È veramente altissima, perché pensate, è addirittura 23 metri. E abbiamo adesso parcheggiato in downtown Tulsa. A Tulsa, diciamola all'italiana, Tulsa, Sì, perché poi la gente cerca sull'Atlante. Siamo addirittura sulla Main Street adesso, però anche qua, cioè, anche come Oklahoma City. Oklahoma City c'era la scusa che era sabato e domenica. era fine settimana. Cioè, qua siamo a metà settimana e ci sono 3 gatti in giro praticamente, Si vede che nessuno viene. Sono tutti al lavoro negli uffici sicuramente. In centro, poi siccome non fa caldissimo, la gente se ne sta ancora al calduccio in ufficio volentieri. No, e poi il downtown mi sa che è proprio una zona super commerciale nel senso di business, non di negozi. Quindi non è una zona pedonale dove la gente, tipo, fai conto, sulla Fifth Avenue a New York. Perché negozi non ce n'è, c'è soltanto non ci sono, sì, esatto. esatto. Quindi proprio c'è. Vedi proprio 3 gatti. Murales, lì. Vediamo che belli murales qui. Donna, ma lo sai che cos'è questo palazzo che abbiamo davanti a noi? Una torre immensa, grattacielo immenso, Bock c'è scritto. È la Bock Tower, donna, e lo sai cosa vuol dire Bock? B-O-K? No. Bank of Oklahoma. Would have happened if you just had passed me by that night.
Questo edificio è la replica esatta, ma a metà misura, quindi scala 1:50, Quindi replica in fattura, in fattezza, di, in disegno. di una delle due Twin Tower tristemente famose del World Trade Center di New York. Se questo è al 50%, che si vede una cosa infinita. Quelle di New York immagino- erano grosse il doppio. Se dico, grosso il doppio, tantissima roba. E lo sai chi è stato l'architetto di questa? Ah, È no. stato il famosissimo Minosu Yamasaki, che è stato anche l'architetto delle Twin Tower di New York, lo stesso architetto. Pensa, costruita solo 3 anni dopo la costruzione delle Twin Tower. Ecco, questa era la mia domanda, ma è venuta prima questa o erano venute prima le tue? Prima le Twin Tower, e sai in che anno? Cioè, te stai con un pozzo di scienza, capito? Io non so umano, so un pozzo di scienza. Nel 1973, donna. Un anno importantissimo Però- per la storia dell'universo. Esatto. Buongiorno amo, ma che giornata sarebbe stata senza un bello sterrato? Appunto, dico buongiorno con uno sterrato. Dove ti sto portando? Spettacolo di posto, Ma Questa qua... è avventurissimo, la va o la spacco, diventiamo miliardari. Vabbè, ma non è una questione di soldi, Sere. Cerchiamo il È- tesoro. È una questione della mente, dello spirito. Sere è il chakra. E la gente dirà, ma casa è fumato il diversamente giovane stamattina. Oh qua raga, tanta roba lo sterrato, Siamo nella contea Alfa in Oklahoma. Ieri siamo partiti da Tulsa in Oklahoma, posto Dos tres. esatto, In messicano quando è così. quando è così dice dos tres. più o meno. Sì, c'è Tulsa, a parte quelle 2 o 3 cose così della Route 66, non è che ci abbia impressionato in modo particolare, però abbiamo fatto tutto sto po' di giro in Oklahoma, quindi prima Oklahoma City, poi dai Bisonti, poi a Tulsa, solo ed esclusivamente per fare tempo e per poter arrivare qua all'opening day. Donna, oggi è l'opening day. Pesce d'aprile. So queste le cose che con ale sere, ma chi è che va a cercare a trovare questi tipi di posti e questi tipi di attività? Mancano 3 km dall'arrivo, donna, e qua lo sterrato si fa sempre più duro. Siamo proprio tra i primi, gli apripista, ci sono altre 4-5 macchine in un posto dove normalmente ce n'è centinaia. Sembra di fare le derapate sulla neve.
nostra zona. Ma parliamone, ma dove ti porta il diversamente giovane? Sembra di Dove? essere troppo sulla neve. Oggi scaviamo qua al Great Salt Plains State Park in Oklahoma alla ricerca dei cristalli di selenite. Selenite Crystals. Cioè, c'è questa strada, quindi tutta ancora coperta dalla crosta di sale che si è formata nei mesi dove non era possibile arrivare per fare gli scavi. E quindi c'è questo paesaggio così lunare, tutto bianco, sembra proprio di essere sulla neve o sulla luna. Tra l'altro fa un freddo becco, te in mezze maniche, poi te lo Adesso dico mi sempre copro. che ti viene il cimurro. È permesso scavare per cercare appunto questi famosissimi cristalli di selenite solo dal 1 aprile al 15 ottobre. Noi abbiamo scelto quest'area, quindi ci siamo parcheggiati qui di fianco. Direttamente andremo a scavare il buco in questo spazio. Che fa freddo? Dai, cominciamo a scavare perché almeno ci scaldiamo, no? Un po', Prima discesa, adesso quello che dobbiamo fare è prendere tutti gli strumenti da veri professionisti. Gli strumenti, la chitarra, il tamburo, la batteria. Dobbiamo tirar fuori la pala, la nostra super pala professionista che abbiamo, si spera, abbastanza a portata di mano. Tutto finamente calcolato. Esatto. Dopo questa manovra per prendere la pala, in questo caso il secchio pieghevole che abbiamo in dotazione col nostro furgone, perché è necessario portarsi dell'acqua per sciacquare gli eventuali cristalli di selenite che si trovano, perché sono immersi nella terra, nel sale, e quindi bisogna subito lavarli per vedere se vale la pena tenerli o lasciarli lì. Guanti ce l'abbiamo? Io mi sono premunita di qualche paio di guanti di quelli in silicone, anche se ci vorrebbero 2 o 3 paia di guanti visto il freddo terribile che fa in questo momento. Comunque ci sono dei personaggi mica da ridere. C'è un signore piccolo, una camicia a fiore havaiana e maniche corte che sta scavando. C'hanno il fisico. Abbiamo scelto la nostra posizione per fare lo scavo, anche perché uno dei ranger, uno dei volontari del parco, ci ha detto che un posto vale l'altro, perché ogni anno cambiano la zona stabilita per poter scavare, quindi non è che tutti gli anni nello stesso posto. Perché dicevo, se negli anni precedenti hanno scavato tutti in quell'area, non è che i cristalli di selenite si formano così nel giro di 6 mesi che l'area è chiusa. Però avendoci detto così che ogni anno cambiano area, allora sono più tranquilla e so che ne troveremo tantissimi. Praticamente abbiamo scavato, cioè ha scavato fino a questo punto dove ancora non si vede acqua sotto. L'idea è scavare a sufficienza per trovare l'acqua che eventualmente aiuta a sciogliere i minerali e la terra circostante per arrivare a vedere se ci sono i cristalli di selenite. Altrimenti comunque con le mani bisogna disfare tutte le zolle di terra per vedere se dentro c'è qualcosa. Le condizioni sono abbastanza proibitive, ci saranno 3 o 4 gradi con questo vento gelido. Sembra veramente di scavare un buco nel ghiaccio, viste le temperature. E pensare che ieri nella prateria c'erano 27 gradi mentre venivamo qua da Tulsa. Ragazzi, ho trovato il primo, Ale! Grande Sere, grandissima! Il primo, piccolino però, dai! Speriamo che sia l'inizio dei tanti. Microcristallo di selenite, non ha proprio la clessidra che abbiamo. Beh sì, una specie di clessidra all'interno. Adesso vedo se riuscirò a farvelo vedere una volta lavato. Che bello, speriamo che sia l'inizio di tanti. Qui nel frattempo gli scavi continuano.
E la sera ha colpito ancora. Il secondo, Quello è questo bellissimo, cioè non è purissimo perché la parte trasparente non è proprio purissima, però c'è la mega clessidra dentro che si vede proprio contro luce di brutto. Ma Adesso quello è poi- bellissimo, Sere. Adesso va sciacquato con l'acqua, però poi non va lasciata a mollo perché comunque appartiene alla famiglia dei gessi, quindi tende a sciogliersi minimamente. Quindi lo sciacquiamo e poi lo mettiamo da parte. E alla fine, dopo 3 o 4 della serie, ne sono riuscito a trovare uno anche io. Adesso lo andiamo a sciacquare. Ecco qua, questo è il mio piccoletto ma carinissimo, proprio con la clessidra dentro, si vede troppo bene. Leggendo qualche notizia in più sulla cristalloterapia, argomento sul quale noi siamo veramente ignoranti, abbiamo scoperto che questa selenite, comunque il cristallo della selenite in generale, è un potente comunicatore di energie positive. La cosa particolare, c'è scritto, permette di mettersi in contatto con i propri antenati. Questa cosa veramente va capita e va studiata. È proprio per questo una pietra molto adatta a chi pratica la meditazione e a chi deve fortificare il proprio sistema nervoso. Amici, scusate, ma ci siamo uniti a dei veri e propri professionisti, perché se stavamo lì ci facevamo notte trovandone uno, due, questi hanno i secchi pieni e quindi hanno avuto un attimo di compassione e ci hanno chiamato vicino a loro, È magari la impressionante, svolta. Sere, devi sentire perché è impressionante lo scricchiolio che senti quando affondi questa specie di forchetta. Oh, si sente come che si rompe il Sì. sottosuolo, allora non lo rompo. Guarda! Situazione aggiornata a mezzogiorno e mezza. Abbiamo iniziato a scavare più o meno alle 9 dopo la mia colazione. Il secchio, prima andavamo a numero, adesso andremo a peso perché il numero è un po' difficile da stabilire. Un mezzo chilo? Più o meno? Mezzo chilo forse almeno? Guarda lì, Sere, come vengono fuori qua, guarda. Hai trovato una nuova tecnica? Quindi butti l'acqua per farli uscire fuori dalla terra? Esatto. Perché adesso ci sbulacchiamo così, Come ci dicevano qui gli esperti, abbiamo trovato la vena della miniera. That's where you'll find me. I'm in Tutti qua a cercare i famosi cristalli di selenite. Il nome selenite deriva dal greco Selene, che era la dea, per la mitologia greca appunto, la dea della luna. Infatti questa qua è considerata proprio una delle pietre più importanti della luna. E questo parco statale in Oklahoma, che si chiama appunto Great Salt Plains, quindi il grande pianoro salato, è considerato l'unico posto nel mondo dove si trovano questi tipi di cristalli con queste caratteristiche. Non l'unico posto del mondo dove si trovano questi tipi di cristalli, ma con queste caratteristiche. Infatti ve ne faremo vedere poi alcuni, hanno proprio una struttura all'interno, sempre appunto di altri tipi di minerali, che fanno sì che sembri una clessidra. Infatti in inglese li chiamano hour crystal, quindi i cristalli dell'ora. Non abbiamo ancora fatto vedere i risultati del nostro raccolto, della nostra pesca. Adesso dobbiamo trovare un posto dove lavarle per bene e poi farvele vedere belle pulite. Comunque per il momento sono tutte queste. That's where you'll find me. I'm in the wind. Divertimento garantito per i piccoli, ma sicuramente anche per i più grandi. Una giornata veramente stupenda. Noi all'inizio faceva molto freddo e c'era un'aria veramente gelida. Adesso che è luna veramente si sta benissimo. È calato il vento, abbiamo come sempre trovato, cercando e controllando le previsioni del tempo, la giornata secondo me perfetta per venire a fare questa esperienza. Cicci!
A me fa male tutto il Ma non corpo. me lo dire. Sono tutta incriccata a stare 4 ore giù, accovacciata. Ma se mi ci hai fatto stare tutto il giorno a me, che Ma te cosa- sei andata in giro lì a cazzeggiare a destra e a sinistra. Ma cosa dici? Che A quando cia- eri in giro eri fogatissimo te, cioè, così proprio. A cioè. ciattellare lì con tutti a destra e a sinistra. Comunque, arrivati oggi, quanti gradi c'erano quando siamo arrivati? 3 gradi, col vento che ne sentivi -2. 3 gradi. Adesso io me la tolgo questa maglietta a maniche lunghe perché Adesso si te lo schianta. dico subito, ce n'è 20. Ma ce n'è di più. Cioè. Poi figuratevi, col bianco qua del gypsum. Perché questo strato, la crosta che sembra normalissimo sale, non è sale marino ma è derivato del gesso, quindi è un miscuglio dei minerali comunque della famiglia dei gessi. Il posto si chiama Great Salt Plain State Park in Oklahoma, nella contea di... Waka Waka. Ma che waka waka, mi sembri Shakira, mi sembri waka Magari. waka. Alfa. Concludendo, iscrivetevi. Siamo arrivati a 5.000 iscritti. Dobbiamo arrivare a 10. Grazie a voi, grazie a tutti voi, un abbraccione fortissimo. E la serie ha detto preparatevi perché sì le fa le lasagne, dobbiamo solo trovare il setting giusto per farle, però poi sì le fa. Adesso deve fare la seconda challenge. Cosa fa la serie se arriviamo a 10.000 iscritti prima del mio 80° compleanno? Seguiteci su Facebook e Instagram che poi ve lo spoiler lì cosa faccio. Esatto. Faccio uno spoiler di quelli. Ve l'ho detto di iscrivervi al canale? Oh, Alzheimer all'80° compleanno poi. Io e la serie, ve lo dico qui e lo confermo, siamo i numeri 1. Pensate che il cristallo di selenite più grosso al mondo trovato fino adesso è alto 12 metri e largo 4. I nostri sono sicuramente un po' più piccoli, anche perché dentro il cingone non ci sarebbe stato. I cristalli di selenite sono molto conosciuti per eliminare le energie negative da una persona. Io sinceramente ad oggi non mi sento di avere problemi di energie negative. Però se fra voi, nostri amici iscritti, c'è qualcuno che si sente che ha delle energie negative, ce lo faccia sapere, perché quando torniamo in Italia gliene spediamo sicuramente uno. Andiamo? Ma che giornata stratop! Bellissimissimissima. Ma dove stiamo andando? Boh, Non fare finta di niente. Stiamo andando a cercare un ristorante consigliato dai nostri vicini di Buca. bello i nostri vicini di Buca, Ci hanno detto dove trovare i cristalli, ci hanno detto dove saltarsi l'insalata. Cosa vuoi di più? Oh, ho offerto ai nostri amici iscritti, i nostri amici iscritti, i cingoni, come Ok. noi, che se per caso c'è qualcuno che sente di avere delle energie negative addosso, Sì. siccome noi grazie a Dio per il momento non ci sentiamo di avere energie negative, se ti senti di avere energie negative, io no. Vabbè, che ce lo faccia sapere perché quando torniamo in Italia gli facciamo un bel pacchetto, gli mandiamo un cristallo di selenite così gli vanno via anche le energie negative. Ok. No. Come lo vedi? Andiamo. Vuoi dire che quindi anche oggi insalata zero? Ho già capito che questo è un ristorante dei miei. Sì, tantissima roba, proprio di quelli super rustici, unti e bisunti. Cioè, non abbiamo fatto in tempo a sederci. Oh, cosa vi do da bere? Ci abbiamo il tè, ci abbiamo prodotti di Coca-Cola, eccetera, eccetera. Calmina. Rilassati, Gina, Via, guardiamo il menù. Se no questa ti dà anche uno scopaccione. Sì, se non ordini veloce, il tavolo è un po' ballerino, però vediamo. Yeah. You guys. Awesome. Do you Thank guys you. want any appetizers? No, I don't think so. We're gonna go for like però- main dish. So just give us a minute. So, Yeah. What I recommend, Perfect. actually,
It's a smoke shack combo. You get 3 meats and 2 sides. Okay. Ah, and ecco, let me ask you something, because we don't need like a lot. You can split it. Yeah, I mean, is it enough like to share, for example? Yeah, you can get a large and split it. Perfect. So Okay, perfect. that's what we're gonna get. Yeah. So we have ham, bologna, brisket, ribs, pulled Brisket for pork. sure. Brisket, ribs, Brisket. brisket, and sausage. Okay. Okay. Our Polish sausage has jalapenos in it. Is that okay? Yeah, it's fine. Okay. Okay. And then what 2 sides? Our fries are made in the back. They're homemade. We have curly and regular. Do you want one of those? Yes. Yeah. Okay, Yeah, which fries. one? The curly or the regular? Vuoi What, straight? ricciolate o dritte? Curly? You want a curly? Okay, and then what about your second side? Facciamo fagioli. So Beans. she called the beans. Beans. That's no problem. Tu. Alright, and I'll have them split it between the both of you, okay? Yeah, thank you very much. If you Appreciate guys it. need anything else, my name's Danielle. Ok, Daniel, thank you very much. We appreciate it. Gli hanno portato una bibita analcolica. Guarda la tua, è uguale. Vabbè, però il tè è un po' più classico. Vabbè, comunque. Cin. Salute. Io ci metterò. Siamo diventati ricchi con tutti i cristalli trovati. Sì, adesso li vendiamo. Anzi, accettiamo ordini, accettiamo. Ricordatevi la promessa che vi ha fatto, eh? Io quando faccio le promesse le mantengo. Peach cobbler for after your meal is complimentary, okay? Oh, thank It's you. like peach cake. Thank you very much. Che spettacolo! Costina di dinosauro, Mamma mia, quanto era grosso sta bestia. brisket, salsiccia, patatine arricciolate. Ma questa qui la cotenna? Sì. E c'ha il grasso. E ci ha portato anche un dolce alla pesca gratis. gratis. In omaggio per dopo la cena. Spettacolissimo. Buon appetito. Buon appetito. No, mangia l'insalata. Andiamo con la costina di dinosauro. Spettacolare. Trigliceri, il colesterolo, tutto. Meno male che sono le 5 del pomeriggio, perché altrimenti per digerire questo, sai quanto ci voleva? Not sure I'm getting by, but these are my deepest secrets. Running through my mind at night. Think about you all the time. Quindi? Che buzzata! No, non potete capire. Cioè, super gentilissime anche le Sì, ragazze. carnissime, veramente. Quindi quei 2 piattoni. I piattoni. Piattoni. Il bidone di Dr. Pepper della sera e il bidone di tè freddo per me, più i 2 dolcettini omaggio, incluso mancia. $34 incluso mancia. Era 26. Incluso mancia, da- $34. Ottimissimo, super consigliato. Boh, Perfetto. andiamo a smaltire. Alla prossima. Ciao. Ciao amici.